Ciao ragazzi, bentornati sul canale. Oggi in questa recensione voglio parlarvi di alcuni miei lavori. Ve l'avevo promesso, vi avrei fatto vedere da vicino il fodero custom che ho realizzato per l'ultima uscita, comunque per il BK2. Ma ci sarà anche una novità, perché come vi avevo promesso vi farò vedere nel dettaglio il fodero custom che ho realizzato per il BK2, ma in realtà vi farò vedere anche quest'altro fodero custom che ho realizzato per il coltello ESI 5. Ve li farò vedere nel dettaglio, vi farò vedere i particolari e vi spiegherò un attimino le caratteristiche di questi due foderi. Eccoci ragazzi, allora scusate, la luce non è delle migliori, ma purtroppo oggi ragazzi, tra un po' di impegni eccetera, si è fatto un po' tardi, quindi non sempre si può avere tutto il massimo di quello che uno desidera. Tappeto d'erba, quindi massima integrazione con la natura. Qui vediamo, ve l'avevo promesso, i foderi custom che ho fatto per questi due coltelli BK2. Questo era il suo fodero originale, come vedete. Il problema era che questo fodero, con qualche estrazione, praticamente sembrerà una cavolata, però siccome questa è plastica caricata a fibre di vetro, 2 o 3 estrazioni e il filo non è che non tagliava più, ma il coltello praticamente io lo portavo a rasoio e il coltello perdeva il mordente. Questo è il coltello che ho realizzato io, l'avete visto nell'altro mio video. Adesso questo acciarino è molto brutto, anche questo completamente artigianale, coltello fodero abbastanza grezzo. Questo l'ho fatto per me a tirar via, però che funziona obiettivamente. La ritenzione, ve l'ho fatto vedere, è buona. Anche il fodero è abbastanza spesso, abbastanza robusto. Coltello che ho customizzato e ho praticamente messo delle guancette in micarta marrone, le guancette aftermarket, e quindi un fodero abbastanza semplice, anche questo con la possibilità di ospitare una pietra per affilare, cuoio spesso 3 mm e 2 e possibilità appunto di porto di trasporto dell'acciarino per accensioni di emergenza. Dopo la realizzazione di questo fodero, praticamente un amico, un iscritto, mi ha chiesto se potevo realizzargli qualcosa del genere per il suo ESI 5.
quindi ha praticamente un ESI 5, quindi un altro coltello sul genere molto robusto. Il fodero dell'ESI 5 è questo in Kydex, che tutti conoscerete, con questa clip metallica dietro, abbastanza ben fatto. Ma questo ragazzo praticamente, questo che saluto, ciao Luca, voleva un fodero in cuoio con un altro stile. Ovviamente qui diciamo che l'attenzione per i particolari è stata maggiore, perché ovviamente fatto per lui, e il risultato è questo fodero qui. Questo fodero ovviamente spesso cuoio 3 mm e 2. Vedete che il coltello lo ritiene molto bene, l'estrazione è abbastanza agevole, il coltello ha uno spessore ragguardevole, diciamo, quindi lo vedete, lo mettete dentro così. Adesso la luce non è il massimo, però qui praticamente abbiamo la anche qui porta fire seal. Ovviamente io adesso ho messo solo un'asticella, un fire seal, un'asticella, ma ovviamente si può mettere col sistema di questo, praticamente con l'accettino che blocca. Anche qua apertura in questo modo, estrazione, praticamente questo è il fodero. Questo è il fodero, anche qui praticamente possibilità ovviamente di ospitare una pietra per affilare. Adesso l'ho un po' ingrassato, ecco, esattamente, una pietra affilatrice per affilare il coltello. La luce è veramente pietosa purtroppo, ma vedete, così praticamente abbiamo nel coltello due accessori, e cioè un acciarino e la pietra affilatrice, cosa che invece nel suo fodero praticamente il coltello ne era sfornito. Uno dirà, va bene, abbiamo la pietra affilatrice, abbiamo l'acciarino, però chissà quanto peserà in più il coltello, perché obiettivamente qui non c'è niente. Allora io ho portato anche la bilancia, se riesce a vedere, pesiamo il ESI 5 con, qui dovrebbe spianare, però ecco, col suo fodero, 597 grammi. Pesiamo l'ESI 5 con il fodero custom, 692 grammi, quindi sono praticamente qualcosina meno dei intorno ai 100 grammi di differenza, ma in questi 100 grammi dovete considerare che abbiamo una barra di ferro cerio che da sola pesa intorno ai 27 grammi e abbiamo la pietra che pesa 37 grammi. Ovviamente è vero che c'è un peso leggermente maggiore, ma il tutto secondo me è ampiamente giustificato dal fatto di avere comunque due accessori non da poco conto in una situazione imprevista, comunque molto vicini al coltello, quindi di facile reperibilità. Il fodero ve lo mostro un po' più dettagliatamente. Qui ci sono due fori, qui 4 fori, scusate, per come sistema aggiuntivo per fissare si può far passare il paracord, intrecciare il paracord con un elastico, magari broccarlo qui, attaccare il paracord qua e legarlo su un cinturone, o comunque semplicemente per mantenere più adesa questa parte al fodero.
fodero, eccolo qua. La pietra si apre in questa maniera. Molto spesso, molto robusto, in mano, alla cintura è abbastanza stabile, molto più stabile secondo me di questo sistema che è semplicemente, qui è plastica, questo è Kydex ma questa è plastica. Quindi diciamo che secondo io personalmente preferisco questo tipo di fodero qua, personalmente. Ecco, stessa cosa il BK2 col suo fodero. Entrambi i coltelli hanno praticamente questo sistema che, qualora, basta fare un minimo d'attenzione quando si estraggono, ma dovesse tagliarsi questa fibbia, si può praticamente si può rifare tranquillamente senza particolari problemi. Entrambi i coltelli vedete che sono molto fermi, non ballano, non escono, non fanno assolutamente nulla. Vedete anche questo, sentite che praticamente il coltello è assolutamente fermo. Faccio un po' vedere. Penso che il miglior abbinamento era nero, visto la manicatura in G10 orange. Eccoli qua. Che dire ragazzi, il video è abbastanza breve, è solo un video esplicativo. Come sempre fatemi sapere che cosa ne pensate, se i foderi vi piacciono, foderi che ho realizzato interamente a mano, e questo qui me lo sto godendo abbastanza. E niente, appunto porta Firesteel. Fatemi sapere le vostre impressioni. Ci vediamo al prossimo video, ciao.